Ciao, in questo video vedremo le novità introdotte in KiCad 10. Il giorno 20 marzo è uscito KiCad 10, molto atteso appunto per le tantissime novità che hanno presentato. Le novità sono queste: hanno migliorato le librerie ufficiali, hanno cambiato il formato predefinito del modello 3D in step. Come miglioramenti generali abbiamo la modalità scura per Windows, tanto attesa, le barre degli strumenti personalizzabili, l'annulla e ripristina modifiche apportate all'interno delle finestre di dialogo, la selezione usando il lazo, quindi non più solo con le forme geometriche ma anche disegnando un perimetro con il mouse. Hanno aggiunto dei nuovi importatori da altri CAD, da Allegro, da Paz e da Lepton PCB. Sullo schematico invece abbiamo queste novità. Hanno introdotto la gestione delle varianti, finalmente, il display power, che è un sistema per disegnare gli incroci, anziché avere una X, avere un arco. Poi andremo a vederlo direttamente. Hanno aggiunto un nuovo supporto per i jumper e anche per il raggruppamento, e un nuovo supporto CSV alla tabella dei pin. Sull'editor PCB invece abbiamo un nuovo tuning per quando tiriamo le piste a impedenza costante usando il dominio del tempo. Hanno aggiunto la possibilità di creare blocchi anche nei PCB, blocchi di componenti già collegati, un supporto per gli oggetti nell'estratto interno delle impronte, la possibilità di scambiare i pin nei gate dei componenti, un nuovo editor grafico per le regole DRC, il supporto dei codici a barre e del QR code, i riempimenti tratteggiati che prima non c'erano, una modifica precisa dei punti per i poligoni e delle nuove azioni suggerite per gli errori DRC. Poi abbiamo l'esportazione dei PDF in 3D. Inoltre adesso abbiamo la possibilità di esportare i rettangoli arrotondati. Andiamo insieme a fare l'aggiornamento e poi vedremo tutte queste novità. Andiamo come al solito sul sito ufficiale, nella sezione download, scarichiamo l'ultima versione per il nostro sistema operativo dal posto più vicino. Io l'ho già fatto, clicchiamo sull'eseguibile e aggiorniamolo insieme. Prima di fare questo, però, bisogna fare il backup di tutti i nostri progetti. Perché questo? Perché se poi andremo ad aprire i file con KiCad 10 non li potremo più aprire con KiCad 9. Quindi se dobbiamo mandare un vecchio progetto a una persona che ha KiCad 9, dobbiamo prenderla dal backup. Poi un backup prima di un aggiornamento conviene sempre farlo, quindi lo scarichiamo dal sito più vicino a noi e lanciamo l'eseguibile. Clicchiamo su avanti, qui lo lasciamo predefinito o solo per l'utente corrente e loggato. Abbiamo la possibilità di deselezionare alcune cose se siamo consapevoli di quello che facciamo, se no lasciamo di default il tutto. Creerà una nuova cartella che si chiama 10.0. Metto in pausa il video e riprendo al termine dell'installazione. Poi esce questa schermata di benvenuto, clicchiamo su avanti, qui possiamo cliccare su importa impostazioni da una versione precedente, che lui ci propone già l'ultima versione installata. Avanti, qui se avete salvato le librerie in percorso predefinito possiamo lasciare consigliato. Io invece, siccome le ho installate in una posizione diversa, faccio un importa tabelle dalla versione precedente, perché io l'ho messe sul disco D e non in C nella sua directory predefinita, e l'avevo cambiata. Dovrebbe prenderle dalla versione vecchia installata. Avanti, qui se vogliamo controllare gli aggiornamenti all'avvio e anche i pacchetti all'avvio, possiamo anche selezionare l'abilitazione della raccolta dei dati anonimi. Fine, qui c'è caricamento librerie impronte, quindi sta lavorando. Lasciamolo terminare, vediamo qui in alto versione 10, vediamo nell'aiuto info su KiCad, versione 10.0.0. Lascio terminare il caricamento delle librerie, metto un attimo in pausa. Terminato, qui in basso non c'è più nulla, non ci sono più lavori e notifiche. Andiamo a vedere in file, recenti non c'è nulla perché la cronologia parte vuota. Vediamo in apri progetto, apro ad esempio il tester che avevo fatto. Apriamo il PCB e qui mi esce: questo file è stato creato con una versione precedente di KiCad, verrà convertito al nuovo formato al salvataggio. Andiamo a vedere nelle esportazioni, probabilmente si fa da qui, punto step, e questo probabilmente è il modello predefinito 3D di cui parlano. Poi c'era il PDF 3D, questo
PDF 3D probabilmente si fa da qui. Successo. Il PDF esportato è completamente vuoto, probabilmente c'è ancora qualche problema. La procedura è giusta perché esporta modello 3D PDF, il nome del file, esporta corpo scheda, esporta componenti, tutti i componenti, esporta, doveva popolare il file. Vediamo un formato diverso, step, esporta ed eventualmente l'STL esporta. Questo è l'STL aperto in Windows e vediamo che comunque è popolato perfettamente. Mi sarei aspettato anche un PDF simile. Per quanto riguarda il tema scuro, dobbiamo andare nelle impostazioni di Windows e attivare la modalità scura. Purtroppo nelle impostazioni di KiCad non c'è la possibilità di selezionarlo, lui prende la modalità del sistema operativo, quindi se io ce l'ho su personalizzato o chiaro, lui di conseguenza si adatta alla modalità del colore del sistema operativo. Barre degli strumenti personalizzabili. Ho aperto contemporaneamente KiCad 9 e KiCad 10, così vediamo le differenze. Qui sotto c'è il righello, è un po' un'anteprima, lasciamolo coperto. Ora in KiCad 9 non c'era la possibilità di configurare la barra dei strumenti. Andiamo in KiCad 10 e abbiamo questa configurazione in più, barre degli strumenti, dove possiamo fare personalizza e le possiamo prendere e da qui possiamo decidere quale barra modificare, quella superiore, quella inferiore e così via. Abbiamo la possibilità di personalizzare tutte le barre degli strumenti. Annulla, ripristina le modifiche apportate all'interno della finestra di dialogo. Questa funzione la vediamo quando apriamo la finestra di dialogo, che è questa. Se ad esempio andiamo a modificare tanti valori, li modifico a caso, facendo CTRL Z senza spostare, diciamo, il posto dove siamo dentro, faccio CTRL Z, CTRL Z ancora, CTRL Z ancora, CTRL Z ancora, in pratica ripristina tutti i valori delle finestre, invece nella versione precedente ripristinava solo quella corrente. È una piccola miglioria questa. Selezione utilizzando il lazzo. Questa nuova funzione la troviamo qua su, dobbiamo tenere premuto, qui abbiamo il lazzo che prima non c'era e possiamo andare a fare delle selezioni dove vogliamo. Adesso io lo faccio in quel punto qui e quando abbiamo finito premere End sulla tastiera, molto utile per fare selezioni in posti particolari. Questo vale anche per lo schematico, quindi posso selezionare qui il lazzo e andare a selezionare ciò che mi serve, End sulla tastiera, e dopo posso fare ad esempio CTRL C, CTRL V e così via. Tutte le selezioni che io prima facevo in questa modalità classica o da destra verso sinistra o da sinistra verso destra, adesso lo posso fare con il lazzo. Nuovi importatori sono qui, File, importa progetto non KiCad e troviamo quelli nuovi, il GEDA, il PADS. Nello schematico sono state introdotte le varianti. Adesso ho aperto un altro progetto per non toccare quello che ho realizzato veramente. Questi qui sono progetti demo che ho fatto vedere nel corso. Per iniziare una nuova variante dobbiamo andare in strumenti, varianti, aggiungi variante al progetto e qui gli diamo un nome. Adesso me ne invento uno, versione con LED verdi ad esempio, qui la descrizione e così abbiamo creato la variante. Fare quindi una nuova tendina, avrei preferito una tendina un po' più larga perché si vede un po' poco e anche qui ho aggiungi nuova, quindi questa è la default e questa è la versione con variante. Proviamo a modificare ad esempio solo la scritta, poi potremo modificare tutto quello che vogliamo, LED verde e già solo così se passo nel default. Questa è la versione standard e questa è la variante verde e quindi anche indistinta avremo le due varianti. E quindi adesso se andiamo ad esempio qui nelle modifiche dei campi abbiamo anche l'altra versione, infatti qui vediamo LED verde, LED rosso. Potremmo ad esempio decidere che nella versione con LED verdi di non montare i due test point, quindi vediamo la versione di default ci sono i LED rossi, nella versione LED verdi ci sono i LED verdi con l'esclusione dalla Bill of Material. Possiamo anche escluderlo volendo anche dalla board con la variante. Possiamo quindi fare l'esportazione, adesso faccio un annulla e la stessa cosa ce l'abbiamo in plot, quando dobbiamo fare il salvataggio del PDF possiamo fare la stampa della versione della variante. Di variante ne possiamo fare quante ne vogliamo e possiamo comunque gestirle
da varianti, rimuovi variante, possiamo qui rimuovere anche le varianti. Display o power, gli archi al posto delle giunzioni, andiamole a vedere. In pratica, dove c'è questo incrocio, che in effetti non c'è la giunzione, si può disegnare un arco. Bisogna andare nelle configurazioni, impostazioni dello schema, nella prima voce formattazione, dimensione salto, possiamo scegliere da minuscolo fino a enorme. Io consiglio un medio. In automatico, dove ci sono gli incroci, ci disegna questo arco molto comodo e utile. Lo possiamo quindi disegnare più piccolo o più grande, e anche questi punti qui hanno la sua configurazione. Qui dimensione, punto di giunzione, piccolo, medio, grande, enorme, ma già medio va bene. Supporto per i jumper. È stato migliorato notevolmente il supporto per i jumper, perché su KiCad 9, se c'era un jumper normalmente chiuso, su PCB veniva generato un errore DRC. Ad esempio, se questo jumper qui fosse stato normalmente chiuso, quindi andiamo a vedere che impronta c'era segnata, esatto, proprio questo, che lo troviamo Solder Jump 2P, probabilmente forse è un mio simbolo personalizzato. Dobbiamo invece usare i simboli nuovi che si chiamano necktie, questi, che sono fatti apposta, sono dichiarati proprio nel componente. Possiamo poi crearne anche noi, ce ne sono diversi, quindi possiamo ad esempio selezionare questo. Probabilmente quello di prima era già giusto. Comunque tutti questi jumper sono stati fatti in modo che, anche se c'è il collegamento fisico normalmente chiuso, queste reti qui possono chiamarsi in modo diverso sul PCB e quindi non generare più errore DRC. Supporto al raggruppamento. Il raggruppamento funziona in questo modo: bisogna selezionare più oggetti che vogliamo raggruppare in maniera che possano essere spostati facilmente sullo schema. Possiamo usare o la selezione rettangolare o la selezione lazzo che abbiamo già visto, facendo disegno e dopo col destro raggruppamento, raggruppa elementi, e questi vengono trattati come se fosse un unico componente raggruppato. Se vogliamo fare una modifica a un singolo componente, bisogna fare col destro entra nel gruppo, oppure fare doppio clic sull'oggetto, possiamo andare a modificare il singolo elemento del gruppo. Per separare il gruppo bisogna andare sul raggruppamento e fare separa elementi. Supporto CSV alla tabella dei pin. Per vedere questa nuova funzione ho aperto questo progetto di un BGA che avevo fatto vedere nel corso. Clic col destro sul componente, modifica con l'editor dei simboli. Possiamo farlo su qualsiasi simbolo, adesso per comodità sono partito da qui, o anche su simboli che stiamo realizzando. Quindi dobbiamo andare sulla tabella pin e abbiamo queste due voci, esporta e importa. Quindi possiamo o già importare un file già fatto, oppure esportare quello che abbiamo, ad esempio in un file CSV, e importarlo con Excel o con Calc di OpenOffice o LibreOffice. Se usiamo LibreOffice ci chiede come formattare il file CSV, in genere lo riconosce già lui in automatico, e da qui possiamo fare tutte le modifiche, molto più comodo che lavorare di là, e dopo fatte le modifiche lo si salva e si fa il contrario. Sostituisci i pin esistenti con l'importa da file e qui vengono cambiati tutti automaticamente. È molto più comodo lavorare su un file esterno che andarli a editare tutti a mano qua. Un'utile nuova funzione. Time Domain Tuning. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Questa non la vedremo in pratica perché bisogna poi impostare tutto il progetto in modo da tracciare le piste a pendenza costante. Lo vediamo qui sul sito dove ci fa vedere le novità, che c'è un disegno. In pratica, quando si vanno a tracciare queste piste in pendenza costante che devono avere una lunghezza ben precisa, oltre alla lunghezza è stato aggiunto il tempo. In questo caso dovrebbero essere picosecondi, quindi muovendo la pista viene indicato anche il tempo, che è questa nuova funzione che hanno introdotto. Blocchi di progettazione PCB. Chi ha seguito il mio corso si ricorderà dei blocchi gestiti nello schematico che si attivavano facendo visualizza pannelli, blocchi di progetto, e da qua si potevano creare dei blocchi facendo seleziona, salva selezione come blocco, test KiCad, facciamo schematico e abbiamo il nuovo blocco che possiamo utilizzarlo facendo piazza blocco e si creava un nuovo foglio di schema con tutti i blocchi. Questa funzionalità è stata aggiunta anche per i PCB che nella versione 9, adesso apro la versione 9, qui siamo nel PCB editor della versione 9
in visualizza pannelli non c'è blocchi. Invece nella versione 10, che è questo, se vado in visualizza pannelli ho questa nuova voce, blocchi progetto, e funziona allo stesso modo. Questo è quello che ho creato adesso nello schemario, li metto tutti insieme, e per quello che gli ho aggiunto SCH bisogna selezionare come sullo schematico, cliccare col destro e salvare la selezione oppure tutta la scheda. Adesso faccio la selezione, faccio ok, me lo salva. Se voglio posizionarlo devo fare piazza blocco di progetto, quindi è molto simile allo schematico. È stata aggiunta questa funzionalità anche per copiare parti di PCB come blocco. Supporto per oggetti dello strato interno delle impronte. Se vado nell'editor delle impronte e faccio nuova impronta, ho la possibilità di usare anche gli strati interni. Ad esempio qui ce n'è uno, strati, qui dobbiamo fare usa stack personalizzato, ad esempio se dobbiamo disegnare qualcosa nei aree interni per i 4 strati, quindi possiamo disegnare delle aree di rame anche all'interno del simbolo, riempimento pieno ad esempio, e questo si può poi salvare, cosa che non si poteva fare prima. Quindi nelle aree interne possiamo disegnare tranquillamente e creare un simbolo con le aree interne. Prima eravamo costretti a farlo dopo e non all'interno del simbolo. Scambio di pin e gate. Per scambiare due pin su un connettore, su un integrato, eccetera, dobbiamo selezionare i due pin. Ad esempio, se volessimo scambiare quei due pin qui che vanno al quarzo, seleziono il primo, tengo premuto maiuscolo, seleziono il secondo, poi clicco col destro e mi ritrovo una nuova voce, scambia collegamenti piazzole. Vediamo che si sono invertiti, vado sullo schematico, si chiamavano PR0 PR1, adesso sono stati invertiti, quindi se io faccio adesso un aggiorna lo schema dal CS, infatti mi dice che è stata cambiata l'etichetta di collegamento PR1 con PR0 e viceversa, aggiorno lo schema e automaticamente mi ha invertito le net, quindi adesso la net corrisponde con la net invertita qua, quindi è molto semplice scambiare due pin al bisogno sul PCB, riportando poi nello schematico la modifica. Editor grafico delle regole DRC. Questa nuova funzionalità la troviamo in strumenti, modifica regole DRC. Qui possiamo fare una ricerca se già abbiamo fatto regole, ma se non ce ne sono dobbiamo selezionare la regola che vogliamo creare, ad esempio il minimo spazio tra piste, ad esempio faccio più, gli posso dare un nome e un commento, l'oggetto possiamo fare un net class, ad esempio il bus, strato rame superiore, distanza, gli diamo la nostra distanza e poi c'è anche mostra corrispondenze, ci fa vedere in tempo reale quali sono le occorrenze per questa regola. Gli posso dare un nome, ad esempio bus, ed è la mia prima regola, è inserita ma non è ancora salvata, che possiamo andare a inserire altre regole tipo fori, quindi la minima distanza. Anche qui possiamo assegnare magari anche alla stessa classe un minimo diametro di foro. Se facciamo mostra corrispondenze è la stessa perché il bus è questo e così via. Abbiamo tantissime possibilità di regole. Qui la distanza minima, anche qui oggetto collegamento, ne abbiamo davvero tante. Qui abbiamo i fori, solder mask, espansione del solder, qui lo spessore delle piste, anche qui possiamo dargli una condizione, ad esempio il mio bus sullo strato superiore lo voglio, qui non ho capito se è 0, probabilmente questo qui è il restringimento da 0,2 a 0,4 viceversa, questo qui è da provare perché non ho ancora provato. E poi abbiamo la possibilità di fare anche delle regole custom dove possiamo scrivere quello che scrivevamo prima nelle impostazioni. C'è anche il controllo sintassi fatto molto bene, è una cosa che mancava a KiCad, probabilmente faranno ulteriori miglioramenti. Supporto per i codici a barre e QR code. Per inserire i codici a barra o QR code dobbiamo andare su inserisci, aggiungi codice a barre. Dobbiamo cliccare sul punto iniziale, quindi abbiamo il testo da inserire, il tipo di codice, ce ne sono diversi, anche la correzione di errore del QR code stesso, dimensioni del testo che c'è qua sotto,
infatti così diventa più grosso. Se lo vogliamo, se facciamo 0 in testa non c'è, orientamento si gira dove vogliamo, la dimensione, ad esempio facciamo piccolino 10 mm per 10 mm e in che posizione lo vogliamo. Se lo vogliamo già bloccato, come se bloccassimo un componente, questo se lo vogliamo invertito e questo per togliere il testo anziché mettere 0 c'è la spunta. Se faccio ok, ecco il mio codice a barre. Se è troppo grosso posso comunque editarlo, attenzione che si streccia, quindi bisogna tenere premuto lo shift per avere sempre la proporzione, quindi se il testo non ci piace o è troppo grande o lo sistemiamo o lo togliamo. Barcode è la stessa roba. Riempimenti tratteggiati in forme grafiche. Facciamo un riempimento, nome zona, chiamo test, connessione la facciamo a GND ed ecco qui la nuova voce, riempimento tratteggiato. Qui ho la larghezza del tratteggio, lo spazio, eccetera, eccetera. Se voglio gli smussi sui vertici, proviamo a farlo, smusso 1 millimetro e adesso lo traccio velocemente, poi faccio B di build ed ecco il tratteggio. Adesso il tratteggio è molto grosso perché è una larghezza di 1 millimetro. Faccio 0,5 e lo spazio 0,5. Faccio un B di build ed ecco i nostri tratteggi con lo smusso, quindi qui possiamo appunto aggiustarli come vogliamo. Modifica precisa dei punti per i poligoni. Penso che siano, ecco qui escono fuori addirittura qui i gradi che prima non c'erano, penso che intendano quei valori qua che prima non c'erano. Azioni di correzione suggerite per errori DRC. Probabilmente hanno migliorato qualcosa, andiamo a vederlo di qui, vediamo le azioni, modifica l'importanza delle violazioni, no questo c'era già, probabilmente hanno aggiunto questo esegui pulisce piste via, che prima non c'era, esatto, hanno aggiunto delle azioni in più, è tutto da vedere, strumenti sempre molto utili. Esportazione PDF in 3D sembrerebbe che non funziona, che bisogna farlo da qua, file, esport, dove ci sono tutti i 3D, selezionare PDF, esporta modello 3D, come avevo visto all'inizio, il file esportato è vuoto, vado ad aprirlo, che è questo, completamente vuoto, non so se è dovuto alla mia installazione, quindi scrivetemi nei commenti se a voi l'esportazione del PDF 3D funziona. Rettangoli arrotondati, l'abbiamo già intravisto, che è questo arrotondamento, rieditiamolo, smusso vertici, vediamo se anche la forma piena ha l'opzione smusso con i millimetri, 2 mm, il raggio probabilmente è troppo grande, facciamo 1 millimetro, sì perché era già piccola la forma, e così abbiamo il nostro bel rettangolo con gli angoli smussati. Abbiamo visto quindi velocemente tutte le novità di KiCad 10, probabilmente arriveranno prossimamente alcuni aggiornamenti, specialmente delle funzioni che hanno problemi o che sono all'inizio. Spero che il video ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!